Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales, io sono Valeria e ogni settimana qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati delle ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Questa settimana, anche se state notando un diverso equilibrio di luci, però perdonatemi perché qua fuori è praticamente tutto scuro, ma in qualche modo risolveremo nelle prossime puntate. Il menu comunque della giornata non è cambiato e infatti abbiamo sempre due notizie da srotolare, ma partiamo subito. Nelle varie puntate su questo canale abbiamo spesso parlato degli obiettivi di sostenibilità internazionali, abbiamo parlato dell'accordo di Parigi, ma anche dell'Agenda 2030, quindi con i 17 obiettivi che sono stati stilati dalle Nazioni Unite per avere uno sviluppo globale un pochino più, che tenga conto sia dell'ambiente ma anche delle persone e in generale che si vada a creare una società con determinati principi, determinati valori e appunto con tutte queste caratteristiche. Tuttavia una cosa che ho notato negli ultimi tempi è che ogni giorno escono fuori delle notizie riguardanti magari alcuni paesi che non riescono a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Si parte magari prima dalle grandi aziende, anche dalle grandi big tech, e poi per arrivare anche ai governi che in qualche modo e per qualche motivo, per qualche problema durante il percorso, non riescono a raggiungere alcuni obiettivi di sostenibilità. La notizia di oggi mi ha fatto un po' riflettere su questo mix di informazioni e mi ha fatto porre delle domande, ovvero ma stiamo davvero percorrendo appunto la strada giusta? Gli obiettivi che ci siamo posti di sostenibilità e le varie agende, i vari appunto obiettivi, ad esempio anche dell'accordo di Parigi e quant'altro, sono davvero raggiungibili oppure c'è qualche problema o c'è comunque qualche punto mancante nello stabilire questi obiettivi che possono essere appunto punti legati all'economia ma anche a tanti altri settori che poi riguardano gli stati stessi o le aziende. Quindi siamo arrivati alla notizia di oggi. Oggi infatti vi parlo dell'Uruguay, un paese dell'America del Sud, è un paese abbastanza piccolino rispetto a tanti altri dell'America del Sud, ma ha una caratteristica, ovvero negli ultimi 15-20 anni è riuscito a cambiare radicalmente la sua economia, passando da un paese che dipendeva praticamente interamente dall'importazione di energia elettrica ad arrivare ad essere un paese sostanzialmente autosufficiente a livello energetico, ma non solo autosufficiente, è autosufficiente perché riesce a produrre per la maggior parte, per oltre il 90%, energia rinnovabile. Ma partiamo un attimo dall'inizio. L'inizio di questo nuovo capitolo, economico e anche nazionale dell'Uruguay è cominciato nel 2008. Nel 2008 infatti questo Stato ha cominciato ad essere capitanato a livello ministeriale, soprattutto sulla parte di energia, da un tale Ramón Méndez Galain. Sicuramente il nome sarà sbagliato, ma vabbè, per farvi capire, questa persona non aveva un background legato all'utilizzo dell'energia o comunque non aveva un background su questa parte scientifica, comunque si è ritrovata a ricoprire questo ruolo e ha dato degli input particolarmente interessanti. Prima di darvi questi input vi do un contesto generale riguardo al paese. L'Uruguay, dicevamo prima, è un paese piccolino, ha circa 3,5 milioni di abitanti, ad oggi mi pare siano 3,3, una roba del genere, ha un PIL però di circa 80 miliardi di dollari e un reddito pro capite che è il più alto dell'America Latina. Quindi sì, è un paese piccolo, ma comunque non è un paese che definiremmo povero. La sua economia però si basa su agricoltura, allevamento, un settore dei servizi in rapidissima crescita rispetto ad esempio invece al settore industriale che è un pochino più rallentato. Detto questo, come dicevamo all'inizio, l'Uruguay è partito da una situazione energetica molto sfavorevole, dipendeva dall'importazione dell'energia elettrica. Questo che cosa ha portato? Ha portato chiaramente a dei grandi problemi. In primis, dicevamo prima, c'erano dei settori in rapida crescita e questo voleva dire anche una crescita della domanda energetica.
Dall'altra parte, a livello di produzione interna, i combustibili fossili, che erano quelli che venivano utilizzati maggiormente all'inizio degli anni 2000, non venivano prodotti, quindi andavano importati e quindi pagati, e di conseguenza una crescente dipendenza da petrolio e da gas importati. Questo che cosa ha portato a livello nazionale? Ha portato a delle problematiche, perché cominciavano anche ad esserci dei blackout sia nel settore industriale che in quello residenziale, quindi voleva dire che le persone non avevano l'energia elettrica, non potevano proseguire la loro vita quotidiana tenendo conto appunto di quei consumi energetici. Per questo motivo, vi dicevo prima, è arrivato l'input del governo, nello specifico da questo ministro. Il suo input fu quello di andare a ragionare un pochino di più su quanto l'essere dipendenti dall'esterno potesse essere sostenibile a lungo termine, anche perché a livello economico comunque questo richiedeva delle solide basi economiche che praticamente non c'erano, quindi era una situazione molto delicata anche da un punto di vista economico del paese e di equilibrio stesso del paese. Quindi l'allora ministro propose un piano: proviamo a creare, diciamo far partire un sistema che faccia affidamento esclusivamente sulle risorse interne, che erano principalmente rinnovabili, per fare poi in modo che negli anni a lungo termine il paese fosse indipendente e pian piano, diciamo, si spostasse dall'utilizzo dei combustibili fossili. Da un certo punto di vista era stata percepita comunque l'enorme convenienza dell'utilizzo delle risorse rinnovabili rispetto, ad esempio in questo caso, a dover pagare dell'energia per essere importata da un altro paese estero. Ma perché ve ne sto parlando oggi? Perché questa storia ovviamente ha un lieto fine. E che cosa è successo? È successo che l'Uruguay è riuscito a raggiungere questo tipo di obiettivi economici e anche di produzione energetica. Oggi, infatti, come dicevamo all'inizio, l'Uruguay riesce a produrre internamente circa il 90% dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. Una piccola percentuale poi arriva da impianti che invece utilizzano energia elettrica da gas naturale. Questi impianti però sono, diciamo, un'eccezione, perché vengono utilizzati esclusivamente quando l'offerta, quindi la produzione di energia rinnovabile, principalmente energia solare e energia eolica, non riescono a coprire la domanda del paese. In generale comunque il mix energetico attuale dell'Uruguay si compone principalmente di energia idroelettrica, da energia eolica, biomasse e energia solare. Quello che però vorrei portarvi, vorrei sottolinearvi di questa notizia, che si ricollega anche all'introduzione che ho cercato di farvi, è il fatto che l'Uruguay non è partito da un obiettivo che ponesse al centro, da un certo punto di vista, gli obiettivi e appunto dei goal legati al cambiamento climatico. Sono partiti da necessità economiche, da necessità che lo Stato aveva per poter essere indipendente, e questa necessità economica ha portato poi ad essere lo sprone per lo Stato stesso per cominciare una transizione energetica, perché conveniva di più. Quindi sostanzialmente sono riusciti sia a ridurre la spesa per l'energia elettrica, passando alle energie rinnovabili prodotte internamente, tra l'altro dalle loro risorse, e questo ha ovviamente negli anni attenuato la dipendenza da combustibili fossili. Quindi il beneficio per il nostro pianeta è arrivato, diciamo, come come conseguenza quasi, e non come motivazione. Probabilmente, se lo vedessimo con le lenti del 2025, una delle motivazioni potrebbe essere anche il cambiamento climatico, però diciamo per chi ha vissuto all'inizio degli anni 2000 e si ricorda un pochino, erano comunque gli anni ancora in cui si parlava di chiudere il rubinetto quando non lo stiamo utilizzando, e comunque non si parlava così tanto di sostenibilità. Ma vi starete chiedendo, sì, ok, hanno risparmiato la spesa per importare l'energia, ma è stato solo questo il benefit? In realtà no, i benefit sono stati davvero davvero tanti, e le conseguenze di questo cambio strategico proprio di economia in realtà hanno portato anche alla crescita di posti di lavoro che il nuovo settore ha portato, oltre 50.000 posti di lavoro, che sono davvero davvero tanti,
E poi un altro punto molto importante è che il paese, facendo leva soltanto su energia prodotta internamente, non è più soggetta alle fluttuazioni dei mercati dei combustibili fossili, che non è, diciamo, qualcosa da poco. Ovviamente il cambio di modello ha avuto delle ripercussioni non solo su, appunto, come dicevamo prima, sul quale energia veniva utilizzata, ma anche sul fronte normativo e sul fronte strutturale. Infatti un punto che viene sottolineato particolarmente da questo ministro è il fatto che possono esserci diverse motivazioni, tantissime motivazioni, ma nel momento in cui il governo non si muove e non fa smuovere il mercato, diciamo dal lato in cui preferisce, dal lato in cui sarebbe quello diciamo ottimale per il paese, in realtà i cambiamenti fanno molta fatica ad avvenire. Uno di questi cambiamenti sul lato normativo e strutturale è il fatto che si è passati a dei mercati che operano su orizzonti medio-lunghi, proprio perché passare a energia rinnovabile richiede anche un cambio di prospettiva. E questo ha garantito anche prevedibilità agli investitori e a tutti coloro che appunto investivano su queste nuove fonti, andando pian piano ad eliminare, a smussare quelli che erano i pregiudizi che andavano a favorire i combustibili fossili. Quindi c'è stato anche un cambio culturale, non solo normativo, strutturale e di modello. Questo è un punto estremamente fondamentale che viene anche sottolineato nelle varie interviste che ha fatto questo ministro, e vi lascio, diciamo, pian piano nel video qualche citazione che secondo me risulta molto molto interessante. Poi trovate comunque la risorsa della giornata tra i link su Linktree. Chiudo questa notizia dicendo che comunque questo approccio che l'Uruguay ha avuto, partendo da necessità come vedevamo prima, in realtà risulta vittorioso anche perché il governo è stato continuativo. Quindi anche dopo la carica di questo ministro si è proseguito su questa strada. E questo chiaramente è un punto molto molto importante. Le amministrazioni che si sono susseguite, che hanno proseguito su questa strada, sono ben 5 in Uruguay, quindi si tratta comunque di un periodo abbastanza lungo in cui si possono fare anche dei piani a lungo termine, come vedevamo prima. Di conseguenza si ha molta più affidabilità anche per gli investitori e in generale il mercato riesce ad adattarsi un pochino meglio. Ultimo punto, e mi ricollego di nuovo all'introduzione, non so perché mi sono ricollegata in diversi punti, ma vabbè, secondo me questa notizia ci può portare a delle conclusioni. In primis il fatto che le politiche legate a contrastare il cambiamento climatico o comunque a ridurre gli impatti negativi, se non sono supportate anche dai governi, da manovre politiche e da dei cambiamenti che possono effettivamente smuovere qualcosa all'interno di un paese, sono molto molto complicate da attuare e da rendere vittoriose, come vedevamo prima, soprattutto se si pensa di farlo sul breve periodo. In realtà sono dei cambiamenti che richiedono del tempo, richiedono che i mercati si adeguino e anche che si utilizzino le risorse di ogni paese in un modo un pochino più ponderato e non si facciano, diciamo, delle scommesse sul breve periodo, perché non è qualcosa che si può cambiare da un giorno all'altro, va mantenuta nel tempo, va mantenuta una certa coerenza anche a livello normativo, a livello strutturale e tutto quello che, diciamo, vedevamo prima. Quindi l'Uruguay sicuramente può dare l'esempio a tanti altri stati. Ci sono alcuni economisti che diciamo sono non troppo fiduciosi sul fatto che il modello Uruguay possa essere applicato anche ad altri stati, anche con le stesse caratteristiche, però secondo me tenere conto anche del fatto che esistono dei modelli, esistono degli stati che hanno provato a fare questo tipo di manovre e ci sono anche riuscite, risulta come un grande esempio da seguire, secondo me. Per la seconda notizia torniamo in Europa e vi porto nei Paesi Bassi, nello specifico a Rotterdam, dove vi parlo appunto di una startup il cui nome è Pebble, credo si dica così, però ve lo lascio scritto
da qualche parte qua, dove questa startup si è posta l'obiettivo di decarbonizzare il cemento e in generale i materiali che vengono utilizzati nel settore edilizio. Per questa notizia parto subito a bomba con le informazioni e poi vi do le motivazioni, vi faccio un po' di retro informatività, che non è una parola che esiste, però torniamo un attimino indietro. La tecnologia che utilizza questa startup è una tecnologia che in realtà va a mimare un processo naturale, l'abbiamo visto anche in altre puntate. Spesso le innovazioni vanno a imitare quello che in realtà la natura stessa fa e magari vanno a modificare le tempistiche o comunque lo zampino umano va a modificare qualcosa e a volte a creare delle cose fantastiche, altre volte magari a fare anche dei danni. In questo caso hanno creato una cosa fantastica. Infatti hanno chiaramente studiato per tantissimi anni questo processo e capito come potevano intervenire. Questo processo si chiama mineralizzazione del carbonio ed è un processo che consiste in una reazione chimica tra la CO2, quindi l'anidride carbonica, e alcuni tipi di rocce. E questo processo porta alla formazione di altri tipi di minerali che sostanzialmente vanno a imprigionare la CO2 in forma solida. Ora, questo è un processo naturale, quindi immaginate che richieda centinaia e centinaia di anni, non è qualcosa che succede da un giorno all'altro, e questo è il punto in cui la startup, ha messo il proprio zampino. Quello che ha fatto la startup è chiaramente partire da questo processo naturale, andando a imitare e a riprodurre per mano umana questo processo, ma hanno fatto un enorme passo avanti perché sono riusciti ad accelerare questo processo di mineralizzazione di circa 10 milioni di volte, andandolo ad effettuare in un ambiente protetto e appunto controllato. In brevissime parole, perché chiaramente sapete che non ho un background chimico, quindi potrei dire un sacco di castronerie, quello che questa startup ha fatto e riesce a fare a livello proprio tecnico è trasformare ogni molecola di CO2 in molecole di triossido di carbonio che vanno ad imprigionare la CO2 per un lungo periodo di tempo. Il risultato però che stanno portando avanti grazie a questo tipo di processo è la produzione di un materiale che può essere utilizzato in ambito edilizio, che è formato da CO2 per una percentuale minima del 15% fino ad arrivare ad un 30%. Quindi qualcosa di estremamente interessante, anche perché il materiale è un materiale affidabile e che può essere tranquillamente utilizzato nel settore appunto edilizio. È un materiale che viene testato continuamente perché la startup ha cominciato a elaborare e lavorare su questo processo un po' di anni fa, hanno ricevuto i primi investimenti mi pare attorno al 2021, però comunque è un processo che continua e anche il processo di studio sta proseguendo anche per poi ampliare quello che è il loro prodotto finale. Però vi fermo subito, ovviamente anche il processo di produzione di questo materiale genera delle emissioni. Quindi quello che hanno fatto, e da qui si vede anche l'interesse di questa azienda per produrre qualcosa che sia effettivamente utile, sono andati a calcolare, a stimare quello che può essere l'impatto ambientale, le emissioni di CO2 generate dal processo stesso e poi quello che è il prodotto finale, e hanno rilevato che in realtà l'impatto netto tra i due processi, tra il processo e il prodotto finale, in realtà risulta essere carbon negative, in quanto viene immagazzinata più CO2 di quanto ne risulta emessa. Comunque vi lascio il link come sempre dell'azienda e potete tranquillamente navigare le varie pagine, ma cerco di lasciarvi anche qua un po' di curiosità che hanno condiviso nelle varie interviste, nelle varie risorse che ho trovato. Ma vi dicevo all'inizio che sarei partita con la notizia e poi sarei tornata a darvi la motivazione del perché questa cosa è estremamente innovativa. È estremamente innovativo, ma in realtà è estremamente interessante e utile perché il cemento in realtà è uno dei materiali che sono prodotti di più nel nostro pianeta. Allo stesso tempo però una cosa di cui si parla molto molto poco è che il cemento stesso è responsabile fino all'8% delle emissioni di gas serra totali, quindi non stiamo parlando di percentuali piccoline. L'industria edilizia inoltre
è quell'industria che è capace di superare da un certo punto di vista qualsiasi momento di crisi. Infatti si costruirà sempre qualcosa, seppur lentamente, però vedremo sempre qualcosa che viene costruito. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che anche i materiali che vengono utilizzati in questo settore e in generale il settore stesso va messo in discussione per poter diventare un settore un pochino più sostenibile e meno impattante per il nostro pianeta. Quindi l'attività di questa startup di Pebble, spero di averlo detto correttamente, è qualcosa di estremamente interessante e innovativo. Abbiamo parlato anche altre volte di modi per rendere le nostre città un pochino più sostenibili a livello ambientale e questo sicuramente è un grande passo avanti perché si parte proprio dalla fase di costruzione. Per questa settimana è tutto, io spero che le notizie vi siano piaciute, se vi sono piaciute lasciate un like, condividete ad amici, parenti, vicini di casa, se qualcuno bussa a casa vostra per fare dolcetto scherzetto, fategli vedere questo video, vista l'atmosfera un pochino di Halloween, un po' più di paura rispetto alle altre volte e se volete sostenere economicamente il canale vi lascio il link Ko-fi qua sotto, se invece non potete sostenere il canale economicamente non vi preoccupate, condividete, fate tutte quelle cose che ormai sapete già e forse ci vediamo la prossima settimana, non sono ancora sicura perché sarò in giro e quindi vedremo, però rimanete sintonizzati su questi canali. Ciao!